Questa non è semplicemente una focaccia. Questa è la focaccia più buona che ci sia, è la focaccia barese. Morbida all'interno, croccante fuori, saporitissima con i pomodorini e le olive e naturalmente l'abbiamo fatta con ingredienti genuini. A partire dalla farina, io impiego farina biologica e non tutte le farine sono uguali. Poi per fare questa focaccia abbiamo bisogno dell'olio e io impiego l'olio extravergine di oliva pugliese. Perché? Perché secondo me è quello che ha le caratteristiche organolettiche migliori, è un olio ricco di nutrienti, è un prodotto italiano, è il sapore della nostra focaccia con un olio buono, sarà sicuramente speciale. E poi per preparare questa bellissima focaccia io vado a impiegare il lievito madre. Ho fatto un video sul lievito madre, andatelo a vedere perché è molto semplice prepararlo in casa. E il lievito madre è un prodotto fermentato. Tutte queste informazioni dettagliate, quindi sull'olio, sui prodotti fermentati, sulla farina e sui vari cereali e sul glutine, potete trovarle sul mio blog. La domenica io pubblico un post. Questo post c'ha un link che porta direttamente al blog. Quindi se l'argomento vi interessa non mancate di andarlo a leggere perché in poche righe noi riusciamo veramente a capire di cosa stiamo parlando. Comunque veniamo a noi. Questa è la focaccia, ha un profumo di origano meraviglioso. Volete sapere come l'ho fatta? Continuate a vedere il video. Andiamo a mettere in una ciotola capiente il lievito madre, ne mettiamo 150 grammi. Aggiungiamo 3 grammi di lievito secco, 15 grammi di olio extravergine di oliva, questo è olio extravergine pugliese, aggiungiamo un pochino di acqua tiepida e andiamo a mescolare. Andiamo a unire le due farine, questa è semola rimacinata e la farina bianca di farro, che però potete anche sostituire con una farina bianca 00. Aggiungiamo il sale, ne mettiamo una presa generosa. E andiamo a unire altra acqua, tanto da ottenere un impasto morbido e appiccicoso. E quando l'acqua si è incorporata nella farina possiamo andare a lavorare con le mani. La focaccia non va lavorata molto, la preparazione è una preparazione molto veloce. Possiamo adesso andare a coprire e lasciamo lievitare per 4 ore. E dopo 4 ore, ma se aspettiamo 5 ore va benissimo uguale, il nostro impasto è lievitato. È raddoppiato e quindi adesso possiamo andare a metterlo nella teglia. Come teglia io impiego questa, che è una teglia d'alluminio dal fondo spesso. Va bene anche una teglia di ferro, comunque è bene utilizzare una teglia con il fondo spesso perché così la cottura risulterà uniforme e la nostra focaccia barese sarà molto croccante. Andiamoci a mettere sul fondo una generosa quantità di olio. È proprio l'olio che ci fa formare una crosticina croccante veramente deliziosa. E possiamo andare a versarci dentro il nostro impasto con il lievito madre. Ungiamo un po' le mani con l'olio in maniera tale che questa operazione risulterà più semplice.
Andiamo a schiacciare con le dita così che andiamo a formare delle fossette dove si va a mettere il condimento. Sopra ci andiamo a mettere del pomodoro. Questo è pomodoro pelato che andiamo a schiacciare con le mani e ancora andiamo ad aggiungere i pomodorini datterini che andiamo a tagliare a metà. Schiacciamo con le mani per far uscire tutto il succo e poi li andiamo a sistemare sulla focaccia. Andiamo ad aggiungere l'origano e dei fiocchi di sale. Possiamo mettere anche del sale fino, ma con i fiocchi di sale vi dico che è ancora più buono. Andiamo a mettere sopra anche le olive nere. Queste sono delle olive nere denocciolate. E in ultimo andiamo a preparare una salamoia con 2 parti di olio e una parte di acqua. Emulsioniamo. E andiamola a distribuire su tutta la superficie della focaccia. E quindi la focaccia è pronta per essere messa in forno. Io andrò a utilizzare un forno molto caldo a 200 gradi, per i primi 15 minuti utilizzerò il livello più basso e poi ancora 10 minuti lo metterò al centro del forno così che si forma una bella crosticina croccante sotto, ma anche sopra si deve dorare. Quindi andiamola a mettere in forno, noi ci vediamo dopo con il risultato finale.